Immaginate di essere in una stanza insieme ad alcuni amici con cui state chiacchierando tranquillamente. A un certo punto nella stanza entra in modo inaspettato una donna sconosciuta, una donna qualunque, senza particolari caratteristiche, se non quello di essere immediatamente riconoscibile come donna. Dopo essere entrata non fa nulla di significativo, voi e gli altri del vostro gruppo al massimo le dedicherete uno sguardo, ma non sentirete dentro alcun tipo di tensione o senso d'attesa. Ora immaginate lo stesso scenario, dove però a entrare nella stanza è un uomo, anche lui senza particolari caratteristiche, se non quella di essere immediatamente riconoscibile come uomo. Anche lui, dopo essere entrato, non fa nulla di significativo. In questo caso proverete subito un senso istintivo di attesa. Sentirete la necessità di osservare con attenzione il nuovo venuto, in un insieme di sensazioni vagamente allarmate che perdureranno fintanto che costui non farà qualcosa di concreto che permetta di classificarlo come un pericolo oppure no. Perché questa differenza? Perché la donna si qualifica nella sua stessa essenza, nella sua mera presenza, nel tempo e nello spazio. Compreso in questa sua proprietà innata è anche il suo essere intrinsecamente innocua. Al contrario, accade per l'uomo. Egli, essendo nota la sua propensione biologica all'esercizio della forza in modo violento, è intrinsecamente e immediatamente oggetto di vigilanza e non ottiene qualificazione positiva finché non fa qualcosa che lo caratterizzi come innocuo. Banalmente, se mentre siamo in una strada cittadina buia e deserta ci voltiamo e vediamo una figura femminile dietro di noi, non ci allarmiamo granché. Se invece vediamo una figura maschile, interiormente ci mettiamo subito in una sorta di stato di guardia e basta che, ad esempio, l'uomo abbia al guinzaglio un cane che già il senso di allarme scende al minimo. Tutto ciò accade perché quel tizio sta facendo qualcosa, sta portando il cane a passeggiare, quindi siamo indotti a pensare che sia innocuo. Un ulteriore esempio: dopo un'ordinaria presentazione, cosa fai nella vita? È la prima domanda che si fa a un uomo ed è la quarta o la quinta che si fa a una donna, anzi magari non gliela si fa neppure. A differenza dell'uomo, lei vale in quanto esistente, non per le attività che svolge. Il senso di tutto questo, in sintesi, è che la donna si qualifica per ciò che è, mentre l'uomo si qualifica per ciò che fa. Questi aspetti, che hanno profonde radici nella biologia umana e sono stati affinati da secoli di evoluzione, sono stati determinanti in quanto elementi immutabili e astorici nell'orientare le vicende dei due generi e il loro costante adattamento alle circostanze in cui via via si sono trovati. Fin dagli albori dell'umanità, l'uomo fa, agisce, opera, demolisce e costruisce, scava e accatasta, trasporta, solleva, caccia, combatte, esplora, osa, ed è in base a come svolge queste sue attività che viene giudicato, tanto che raramente è visto di buon occhio l'uomo scioperato, disoccupato o che non fa nulla di qualificante nella sua esistenza. Non solo, l'uomo tanto più si qualifica facendo, quanto più ardue sono le condizioni in cui è costretto a operare. Esse sono un moltiplicatore della sua utilità, specie se il suo agire contribuisce a mitigare quelle condizioni, portandone vantaggio a se stesso e agli altri. Si tratta di un meccanismo che è parte fondamentale della sua realizzazione. Non a caso, per ottenere la morte interiore di un uomo, basta farlo sentire o renderlo del tutto inutile. La tecnologia, in gran parte inventata e realizzata dagli uomini, ha sottratto loro negli ultimi 80 anni quell'elemento vitale che è l'utilità, e i panorami che si aprono anche in scenari da sempre esclusivi dell'uomo, come la guerra, fanno presagire che l'uomo di oggi e del futuro, quello disegnato dalla biologia, plasmato dall'evoluzione e influenzato dalla cultura, servirà sempre meno. Gli uomini l'hanno già capito da un po' e cercano di adattarsi con tutto ciò che di critico il processo implica. E il futuro potrebbe essere anche peggio. Personaggi controversi come lo storico Yuval Noah Harari prefigurano un'integrazione tra uomo e tecnologia con la creazione di veri superuomini, una nuova specie che lui chiama Homo Deus, l'uomo Dio. Potrà accedere a quello status soltanto chi potrà permettersi l'integrazione con la macchina, cioè i più ricchi e potenti, mentre gli altri o saranno servi o saranno semplicemente di troppo, specie rispetto alle limitate risorse del pianeta. Quelli di Harari sono deliri di un visionario? Non si direbbe, visto che attualmente negli Stati Uniti c'è un paraplegico che grazie a un chip impiantato nel cervello riesce a comandare un PC e a scrivere post su X. Siamo agli albori, è vero, ma potrebbe essere il primo raggio dell'alba o l'ultimo raggio del tramonto, a seconda di come si vede il tutto. Ed è un processo che non risparmierebbe le donne. Già da un anno negli USA si sta sperimentando l'utero artificiale. Una volta affinata la tecnologia, le minoritarie elite composte dall'Homo Deus prefigurato da Harari avrebbero a disposizione anche lo strumento per riprodursi, senza più necessità di miliardi di uomini e miliardi di donne in circolazione, tutti divenuti totalmente inutili. Se non che il tutto sta avvenendo senza che gli interessati, gli uomini e le donne, possano dire la loro in merito, senza che il processo sia partecipato o discusso dagli umani di oggi, nell'interesse degli umani di domani, i nostri figli e nipoti.
Il nostro punto di vista è che ideologie tossiche come il femminismo siano state alimentate a dismisura negli ultimi decenni, proprio perché inquinassero la capacità dei due sessi di dialogare, confrontarsi e integrarsi, come hanno sempre fatto, in vista di un futuro possibile. Siamo forse davanti al ben noto ed efficacissimo divide et impera, applicato a due soggetti progettati proprio per operare insieme? Per noi è qualcosa di probabile ed è anche da qui che nasce il nostro auspicio di sempre: sgombrare il tavolo dalle ideologie inquinanti e riportare uomini e donne, consapevoli delle loro nature profonde, a coordinarsi per guidare il presente e progettare il futuro, senza più essere portati alla deriva passivamente e separatamente. Quel nuovo dialogo, quella convergenza, quella ripresa del potere di uomini e donne assieme è da sempre ciò per cui combattiamo e per cui combatteremo ancora.